Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò che cosa succede quando si unisce una piantina nata da una patata a una nata dai semini del pomodoro. Insomma, se i risultati possono essere quantomeno simili a ciò che state vedendo. Ovviamente questo non è il risultato dell'esperimento ed è proprio il motivo per il quale io vi consiglio di seguire il video fino alla fine. Questo è uno dei video più particolari, insoliti, ma belli che io abbia mai fatto. Ed è proprio per questo motivo che vi consiglio di seguirlo, perché sono quasi certo che vi piacerà. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi una piantina di pomodoro ed una di patate da poter unire. Dato che è davvero semplice riuscire ad ottenerle al posto di comprarle, io consiglio di farle nascere da voi. In questo modo l'esperimento rimarrà praticamente a costo zero. E ai fini della buona riuscita dell'esperimento non è importante la varietà, però se riuscite a trovare dei pomodori di piccole dimensioni proprio come questo, sarebbe l'ideale perché faranno molti più fiori, quindi molti più frutti e matureranno prima. Scelto il pomodoro, procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 10 cm e riempirlo con del terriccio soffice e drenante, dopodiché aprirlo ed estrarne i semini dall'interno. In questo modo guardate quanti semi abbia all'interno questo frutto. Quindi prelevarne almeno uno, dopodiché andare ad inserirlo all'interno del terreno, facendo un foro di circa 1 centimetro, facendolo cadere all'interno, in questo modo, dopodiché rinzaffando il terreno tutto intorno. Bagnare il tutto e posizionare il vaso in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del sole diretti e aspettare semplicemente che poi da qui nasca la piantina e che cresca. E trascorsi 30 giorni dovresti ottenere una piantina proprio come questa, alta circa 5 cm. Trascorsi 2 mesi, questo è ciò che si è ottenuto con la piantina di pomodoro, è alta circa 20 cm e il diametro del tronco principale supera i 5 mm, che sono le dimensioni minime che io consiglio per poter procedere con l'innesto. Quindi direi che questa piantina è assolutamente pronta per essere usata. Per la piantina di patate invece basterà trovarne una che abbia delle dimensioni molto simili a quelle di un uovo, prendere un vaso che abbia un diametro di almeno 25 cm e riempirlo con del terriccio che sia soffice e drenante, dopodiché fare un foro nel centro più o meno di 10 cm, prendere la patata, inserirla all'interno e coprire, e poi bagnare. E trascorsi più o meno 20 giorni da quando abbiamo messo la patatina all'interno del terreno, questo è il risultato. Si vedono già i primi germogli spuntare fuori dal filo del terreno. E come quella di pomodoro, anche la piantina di patate è cresciuta. Adesso i suoi rami sono alti più di 25 cm e il diametro degli stessi supera i 5 mm, quindi si può procedere senza problemi all'innesto. Esecuzione dell'innesto. Arrivati a questo punto, procurarsi un taglierino. Mi raccomando, è importantissimo, soprattutto in questa fase, sterilizzarlo bene, quindi un po' di alcol o di ammoniaca, e fare questa operazione. Cimare la pianta in modo che dal pane radicale ci siano almeno 15 cm. In questo modo, così. E questo è il risultato che si è ottenuto. Tirate via tutte le foglioline che ci sono su questo ramo. Eccolo qua, questo è il risultato che dovresti ottenere. Ed una volta ottenuto questo dovrà essere preparato tagliandolo a metà, quindi si va più o meno a metà del rametto e lo si taglia in questo modo, affondando per circa almeno 5 cm. Il taglio dovrà essere eseguito in diagonale proprio perché così, alla fine dell'operazione, metà del tronco verrà eliminato. Ed eccola qua. Non resta altro che prendere delle forbicine, mi raccomando sempre sterilizzate, partendo dall'apice, scendere di circa 10 cm e con un taglio netto fare questa operazione. Ma così ancora non può essere utilizzata proprio perché ci sono troppe foglie. Dato che lei sarà innestata su un altro rametto, bisognerà cercare di ridurre al minimo tutte le esigenze che proprio il rametto potrebbe avere. In che modo? Semplicemente prendendo le forbicine e tirando via tutte le foglie in eccesso, lasciandone davvero pochissime. Quindi questo è ciò che dovresti ottenere. Adesso bisognerà creare le parti vive che dovranno andare a contatto con le parti vive della pianta di patata. Quindi semplicemente prendere un taglierino, mi raccomando anche in questo caso sterilizzato, e fare questa operazione. Bisognerà cercare di aprire una ferita, chiamiamola in questo modo, lungo il rametto che abbiamo appena preparato. Quindi semplicemente andare a scalfire leggermente, grattando via la parte di pellicina del tronco
che abbiamo appena ottenuto, in questo modo. Ecco qua. Abbiamo così creato la parte viva che andrà a contatto con la parte viva creata sulla pianta di patate. Quindi, preparata la piantina di patate e il pomodoro, non resterà altro che fare aderire bene le due parti vive che si sono create, semplicemente appoggiandole una all'altra, in questa maniera. Dopodiché, stringere il tutto con del nastro. Casomai, per aiutarvi in questa operazione, fissate inizialmente con una mollettina, anche quella dei capelli andrà benissimo, e poi procedete a chiudere, andare poi a sigillare il tutto con del nastro adesivo apposta per innesti. Semplicemente applicandolo e girando. Così. Man mano che fate questa operazione, stringete bene in modo che poi le due metà vadano ad aderire perfettamente e così la linfa possa passare dalla piantina delle patate a quella di pomodoro e la possa fare crescere nutrendola. Al fine di mostrarvi meglio come debba essere eseguita l'unione tra le due parti, ho tagliato un rametto di patata e ho preparato una mazza. In pratica voi dovrete semplicemente prendere la parte viva della patata, la parte viva del pomodoro e unirli in questo modo. Dovranno essere perfettamente aderenti l'una all'altra. Questa è un'operazione che voi dovrete eseguire ovviamente in vaso. Allora, prendere il nastro, fargli fare un giro, guardate, applicarlo è davvero semplicissimo. E iniziate a tirare e a girare. Ecco qua. Man mano che applicate questo nastro, dovete tirare in modo che lo stesso applichi una pressione tra le due e le faccia aderire bene. Guardate, così. E alla fine non ci sarà neanche il bisogno di fare un nodo perché si chiuderà semplicemente andandolo ad appoggiare. Guardate un po', è un risultato davvero incredibile ed è quello che voi dovreste ottenere direttamente nel vaso. E alla fine dell'operazione, questo è ciò che si è ottenuto. Non resterà altro che aspettare qualche giorno per capire se effettivamente sia andato a buon fine oppure no. Sviluppo dell'innesto. Riprendendo il tutto dopo 7 giorni si può notare che non solo le piantine sono ancora vive, ma quella di pomodoro sta crescendo in una maniera assolutamente perfetta e andando a guardare alla base dove abbiamo fatto l'innesto non ci sono presenze di muffe, quindi direi perfetto. Trascorse 2 settimane si può notare che la piantina di pomodoro continua a crescere in una maniera assolutamente perfetta. Le sue dimensioni si sono praticamente raddoppiate in una settimana. Col passare dei giorni i rametti delle piantine di patate stanno crescendo, ma se si vanno a spostare, guardate un po' l'innesto che abbiamo creato, come stia procedendo. Direi che è assolutamente perfetto. E trascorsi 2 mesi, così è come appare l'innesto, quindi la parte superiore, la pianta di pomodori, che continua a crescere, e adesso è lunga circa 20 cm e si sta sviluppando in una maniera assolutamente perfetta. E anche la parte inferiore, quindi i rametti delle patate che continuano a crescere. Ora vi faccio vedere una cosa, ovvero il punto di unione tra le due piante. Questa è una cosa che voi a casa non dovrete fare. Io userò delle forbicine e rimuoverò il nastro soltanto per farvi vedere come avvenga l'unione tra le due. Quindi semplicemente fare in questo modo. Eliminare il nastro purtroppo è l'unico modo che si ha per poter verificare se effettivamente le due parti si siano saldate oppure no. Quindi tagliando con molta attenzione e soprattutto stando attenti a non andare a toccare il punto dove è avvenuto l'innesto, taglio via tutto ciò che è l'involucro che lo tiene. E continuo a tagliare sino a che tutto l'involucro non sarà completamente eliminato. Ed ecco qui, una volta rimosso il tutto, questo è ciò che c'era sotto il nastro. Guardate un po' come le due piante si siano perfettamente saldate. E
provo a mostrarvi meglio come appaia il punto di giunzione tra le due piante. Quindi questa è quella di pomodoro, questa è quella di patate, e guardate, alla base di quella di pomodoro addirittura la stessa ha iniziato a creare delle piccole radici all'interno del nastro che hanno avvolto letteralmente la piantina di patate. È davvero incredibile pensare a quale sia l'istinto di sopravvivenza di ogni singola pianta. E andando su, guardate un po', questa è la piantina di pomodori che si sta sviluppando in una maniera, direi, assolutamente perfetta. E proprio in questo punto si stanno iniziando a formare addirittura i primi fiorellini, proprio qui. Ripeto, questa è un'operazione che voi a casa non dovrete assolutamente fare. Io l'ho fatta con l'unico scopo di mostrarvi che cosa sia effettivamente capitato sotto il nastro. Quindi, adesso che l'ho fatto, semplicemente richiudere nuovamente il tutto. Perché considerate che questo nastro non andrà in realtà mai tolto sino a quando poi non eseguirete il raccolto sia dei pomodori che delle patate. E col passare del tempo i piccoli fiorellini sono cresciuti e si stanno sviluppando e una volta fecondati hanno dato origine a dei pomodori. Sono soltanto 2, però devo dire che il bello dell'esperimento è proprio vedere che questi piccoli pomodori si stiano sviluppando nonostante stiano crescendo su un innesto che non è nient'altro che una patata alla loro base. Quindi direi che è davvero incredibile vedere come si stiano sviluppando e che comunque si stiano sviluppando in una maniera assolutamente normale e perfetta. Risultato finale. Finalmente l'esperimento si potrà considerare ultimato quando i rametti delle patate saranno completamente secchi, e ve ne accorgerete perché faranno questo rumore, e i pomodori maturi. Proprio come in questo caso, guardate come sono diventati rossi e belli, assolutamente pronti da raccogliere. Non resta altro che verificare se poi all'interno del vaso qualcosa effettivamente sia nato. Quindi prendere il vaso e tirarne fuori dall'interno il pane radicale e verificare se effettivamente qualcosa ci sia oppure no. E spostando leggermente la terra, questo è il risultato. Guardate quante patate siano nate. È incredibile ed è veramente bello vedere i pomodori all'apice della pianta e le patate che stanno venendo fuori piano piano dal terreno. Eccole qui, guardatele. Ce ne sono davvero tantissime. E tirate via dal pane radicale, queste sono le patate che si sono ottenute. Direi davvero un raccolto incredibile. Lavato e pulito, questo è il risultato del raccolto, quindi 2 pomodori assolutamente perfetti e pronti per essere gustati e circa 800 grammi di patate. Quindi arrivati a questo punto non resterà davvero altro che gustarseli e capire se in qualche modo il fatto di aver unito e fatto crescere le 2 piante insieme abbia influito sul gusto degli ortaggi, quindi se il pomodoro saprà in qualche modo di patata e la patata di pomodoro. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategliela un'occhiata perché sono quasi sicuro che adesso con i video che ho caricato, casomai qualcosa di carino all'interno del canale riuscirete a trovarlo. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.